che belle le macchine, si vendevano, piacevano, però mio padre diceva io voglio qualcosa di più, non mi basta un motore che mi dà quasi 400 cavalli, che per allora erano tantissimi, non mi basta, io voglio qualcosa di fuori dal normale. E allora disse agli ingegneri dobbiamo stupire, dobbiamo fare qualcosa che gli altri non hanno fatto. E quindi trasmettendo questo concetto all'ingegner Stanzani, all'ingegner Dallara prima di tutto, quindi la geometria, l'impostazione del motore era sempre il medesimo da un punto di vista geometrico, mi spiego, ma dal punto di vista struttura, inglobare motore, cambio differenziale e ponendo l'insieme in maniera trasversale. No? Le macchine a motore posteriori esistevano già, prima tra tutto, che ne so, l'Abarth, prima tra tutte, ma un conto è posteriore, quindi motore cambio differenziale, e un conto è trasversale, quindi la macchina è neutra. Ecco, e quindi fu un successo strepitoso. Poi mio padre disse voglio una macchina bassa, la più bassa possibile, perché più sono basse più stanno in strada. Quindi, e poi il telaio inscatolato con la tecnologia aerodinamica, no aerodinamica, scusa, aerospaziale, aeronautica, perdoni. Insomma, fu un successo immediato. Immediatamente il MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York, c'è la Chiesa, fu in esposizione e c'è tuttora. I grandi clienti che addirittura la mettevano all'ultimo piano di building, insomma era lo stupore per lo stupore. E mi lasci dire, facilissima da guidare, nonostante i tanti cavalli, sembrava di guidare un go-kart. Io avevo 18 anni, me ne fu data una e mi fu detto provala, trattala male perché dobbiamo fare esperienze e soprattutto falla guidare a tutti i tuoi amici. Perché? Perché il nostro cliente non è necessariamente un pilota, è uno che anche forse non sa guidare. Insomma, e poi credo tutti sanno che il mondo automobilistico si divide in pre-Miura e post-Miura. Tutto il resto, macchine bellissime, le fanno in tanti, però la Miura aveva qualcosa in più. Ricordarli tutti dai grandi, non lo so, Ranieri di Monaco, lo Shah di Persia, i grandi cantanti del periodo, Little Tony, ne aveva tre, Frank Sinatra, Dean Martin, quell'altro cantante di colore famosissimo in quei tempi, adesso mi sfugge il nome, no, mi sfugge il nome, ma insomma erano tutti lì con mio padre, se li coccolava, loro venivano a mangiare in stabilimento, alla mensa, ben felici di mangiare in mezzo agli operai, e poi magari chiedevano certe personalizzazioni, per cui lo Shah di Persia voleva le parti rifinite in oro zecchino, Ranieri di Monaco si accontentava in argento perché riconosceva una certa diversità, un certo peso e di diversità di peso, per cui io mi accontento d'argento, massiccio, mica era un argento così. Furono momenti di gloria, momenti di grande entusiasmo. Mio padre si è goduto al 1000 per 1000 questi indimenticabili anni dove la gente ti pagava la macchina prima, dicendo appena è fatta te la consegno. Di tanto in tanto vieni a vedere gli stati d'avanzamento della tua macchina. Sai, era anche bello lavorare con i soldi anticipati. E poi me lo lasci dire, il reparto lavorazione motore della Lamborghini non ce l'aveva nessuno al mondo, sottolineo al mondo, e glielo dico senza vanità e senza presunzione.
la lavorazione motore con delle macchine di tecnologia. Mio padre voleva il massimo, i controlli numerici che avevamo e il controllo di come si dice, non mi viene la parola giusta, che controllava all'interno, di radiografia del materiale all'interno, ma l'avevamo solo noi, gli altri, senza far nomi, la maggioranza delle lavorazioni erano fatte fuori in aziende terze, quindi e spesso veniva montato internamente, ma in Lamborghini si faceva proprio per cultura di mio padre tutto dentro, tranne la fusione, perché la fonderia non l'ha mai amata. Ecco, tranne la fusione, però dopo tutte le lavorazioni, e le assicuro, se lei ha modo di vedere la sala macchine dalle fotografie, è una cosa, attenzione, tutto questo, tutta questa esigenza e cultura derivava dalla Trattori, perché la Trattori era anche lì un concentrato di altissima tecnologia meccanica di lavorazione, altissima. Non a caso i trattori Lamborghini ancora oggi sono considerati la Rolls Royce dei trattori, quindi non è mai un puro caso, c'è sempre una ragione dietro a queste glorie, nulla è lasciato così per fortuna o per volontà divina, c'è una precisa determinazione da parte del capitano, mi lasci dire. Ma chi è che non ha qualche problemino? Però se lei la confronta con le altre vetture senza far nome, vuol dire che non esistono questi. Certo, scaldava, ma perché forse una Maserati non scaldava, la 350? O forse la Ferrari non scaldava? Accidenti. Cioè, qualcosa ci deve essere pure, altrimenti sarebbe un prodotto divino. Chi è che non ce l'ha? Ma facciamo i dovuti confronti con gli altri.